La Cina ha un piano per prendere il controllo del prezzo dell'oro globale e quel piano è già in esecuzione, parte ufficialmente il 24 luglio. No, non è una teoria del complotto quella di cui ti sto per parlare, ma è già stato annunciato e dichiarato. E mentre la gente comune lì, che si legge sul giornale o guarda su internet la decisione del taglio dei tassi della Fed, in silenzio sta avvenendo qualcosa di molto più grande. Sto parlando letteralmente di una guerra per ridefinire che cos'è il denaro vero e soprattutto chi ha il potere di fissarne il prezzo. In questo video quindi ti spiego esattamente che cosa sta facendo la Cina, perché lo sta facendo proprio adesso in questo momento e ovviamente che cosa significa per i nostri risparmi, per i nostri investimenti, per il nostro oro e per il nostro denaro. Il 24 giugno, una delle più grandi banche al mondo, la Industrial and Commercial Bank of China, la ECBC, ha annunciato che a partire dal 24 di luglio i propri clienti retail non potranno più fare trading sull'oro cartaceo. Spento, finito, non è più disponibile. E la cosa interessante è che la ECBC non è la prima a fare questo. Infatti già prima di lei c'è stata la Postal Saving Bank of China, poi la Ping An Bank, poi la China Guangfang Bank. Insomma, le più grandi istituzioni finanziarie cinesi, una dopo l'altra, stanno letteralmente staccando la spina allo stesso mercato. E tutte entro una fase temporale ben precisa. La versione ufficiale di tutto questo: stiamo proteggendo i nostri cittadini dalla volatilità. Ed è vero, negli ultimi tempi c'è stata un sacco di volatilità nell'oro, basta guardare un grafico per capirlo. A gennaio il prezzo spot dell'oro aveva superato i $5.000 l'oncia, poi è crollato, poi si è ripreso, poi è crollato di nuovo e adesso è scambiato a circa $4.000 l'oncia. Quindi un calo del 20, 25, 30% quasi rispetto al picco. La gente si è fatta male, c'è stato un sacco di gente che ha comprato il top e come al solito ha perso soldi, ma serviva veramente spegnere un intero mercato per questo motivo qui? La cosa mi puzza un po'. Quindi, sebbene la versione ufficiale sia mettiamo al sicuro le persone dalla volatilità, sono andato a scavare un po' a fondo. Per capire quindi che cosa sta davvero succedendo, dobbiamo prima capire però la distinzione tra oro cartaceo e oro fisico. E il modo più semplice che io abbia per spiegartelo è questo qui. Prendiamo la nostra lavagna e ipotizziamo di avere una figurina. Questa qui è una figurina dei calciatori Panini. Questo qui è Totti, questo qua è Totti. Abbiamo una figurina di Totti, collezione Panini 1999. Un pezzo unico, fisico, reale, e viene tenuta lì in cavò sotto chiave al sicuro. Adesso che cosa faccio? Adesso creo un certificato su questo foglio, quindi io scrivo certifico che questo foglio qua dà diritto di possesso di questa figurina qua. Quindi questo certificato mi appunto certifica che io possiedo questa figurina qua, che rimane lì al sicuro in cavò, mentre io ho il mio contratto che certifica che io ho la sicura in cavò, questa figurina, e ne sono il proprietario. Io sono contento, la figurina è al sicuro, non devo custodirla, non devo aver paura che me la rubino, sono tranquillo. Questa è la cartolarizzazione. Io ho creato un contratto che mi assegna questa figurina. Questo pezzo di carta adesso vale quanto la figurina, uguale. Poi passano gli anni e chi ha creato questo contratto si accorge che la persona che l'ha acquistato non sta andando a prendersi la figurina. La lascia lì perché gli è più comodo lasciarlo custodito, lasciare quella figurina lì al sicuro piuttosto che autocustodirsela. E d'altra parte si tiene il suo contratto. E qui arriva il punto cruciale, seguimi bene. Chi mi impedisce di scrivere un secondo certificato? O un terzo? O magari un decimo, un centesimo? Ecco, allora io vado a creare altri 2 certificati che certificano la stessa identica proprietà. Poi ne creo 3, 4, 5 e così via. Arrivo a 10. Ora ho 10 persone, quindi ho 10 persone che tutte legalmente possiedono una stessa figurina. Però aspetta, la figurina era una e il certificato era uno. Adesso 10 contratti, 10 certificati che mi dicono che ho quella figurina. Quindi il prezzo di questi contratti, che prima era 1 a 1, adesso diventano 1/10, perché ogni contratto vale 1/10 di quella figurina, perché ce ne sono 10. E che cosa succede al prezzo? Ora, siccome il mercato crede che di quelle figurine ce ne siano molte, perché ho creato un contratto 1 a 1 con una figurina, ma se ne ho creati 10, vuol dire che potenzialmente le figurine sono 10, anche se nella pratica non sono così, ma chi è fuori, chi vede solo questa parte qui, solo i contratti, ipotizza che ci siano 10 di queste figurine, quindi il prezzo tenderà a scendere perché è una figurina meno rara. Ecco quindi che io ho diluito il prezzo di quella rarità, di quella figurina, stampando semplicemente più contratti, creando semplicemente più contratti. In realtà non è cambiato assolutamente nulla. Quella figurina è ancora una ed è ancora assolutamente rara. Questo è quello che io chiamo il prezzo del fisico. D'altra parte però abbiamo un prezzo cartaceo. Il prezzo del cartaceo è questo qui e può influire direttamente anche
sul prezzo del fisico. Ecco, ti ho mostrato molto velocemente la differenza tra cartaceo e fisico oggi. E il problema dov'è? Beh, che nei grandi mercati occidentali dove si può comprare oro e argento, quindi Londra o il COMEX a New York, beh, la maggior parte dell'oro che viene scambiato giornalmente non viene mai fisicamente consegnato, che è un po' come nel nostro esempio la persona che si prende il suo certificato e non va a ritirare quella figurina fisica. È lo stesso identico principio. Quindi là fuori ci sono un sacco di contratti, un sacco di promesse e un sacco di pezzi di carta che rappresenterebbero dell'oro fisico. E la stragrande maggioranza di persone compra questi contratti, compra questo oro cartaceo con l'obiettivo di speculare, quindi lo compro a basso, lo rivendo quando è alto in cambio di dollari, di denaro, non di oro fisico, del vero sottostante che almeno dovrebbe avere. Risultato? Si possono emettere tonnellate di carta a partire da uno stesso fisico. A partire da una figurina creano 10 contratti. Il prezzo dell'oro potrebbe, secondo molti, essere stato tenuto artificialmente e deliberatamente basso proprio grazie a questo sistema qui. Chi mi dice che questi qua hanno effettivamente utilizzato la carta per tenere i prezzi bassi? Beh, ci sono due modi per capirlo. Il primo è la divergenza tra il prezzo del fisico e il prezzo del cartaceo. Quando si crea una differenza importante tra questi due, ecco che abbiamo un segnale di allarme. Ecco, abbiamo la prova che effettivamente c'è una disparità tra contratti e oro reale. Perché se il mercato fosse onesto, fosse sincero, ogni contratto corrisponderebbe a un lingotto. Quindi il prezzo del fisico e il prezzo del cartaceo dovrebbero muoversi di pari passo parallelamente. Ma quando il mercato non si fida, quando le persone iniziano a storcere il naso, quando iniziano a fare domande o quando iniziano a pagare soprattutto un premio maggiore per la controparte fisica, ecco che questa disparità emerge e viene a galla. Perché? Perché molte persone preferiscono avere un fisico pagato di più rispetto al cartaceo piuttosto che il cartaceo oggi. Ed è qua che si incrina il gioco, è qua che qualcosa si rompe nel sistema, si inceppa. E quella differenza di prezzo tra cartaceo e fisico, quel divario, è proprio il termometro ufficiale della fiducia nel sistema. E ti do un esempio chiaro, lampante. Mercato dell'argento. Abbiamo visto tutti l'argento fare un movimento incredibile. E proprio durante questo rally, quando poi c'è stato il crollo dell'argento, pensa un po' il picco di differenza tra argento fisico, il prezzo dell'argento fisico, il prezzo dell'argento cartaceo è salito al 40%. Un divario del 40%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi comprava l'argento cartaceo, pagando per esempio 100 euro da un lato, il prezzo del fisico non andava di pari passo, perché sì, nominalmente il prezzo del fisico era 100 euro, quindi 100 euro il prezzo fisico nominale, 100 euro il prezzo cartaceo, ma per comprare il fisico, essendoci scarsità, c'erano commissioni, premi più alti. Quindi, per comprare la stessa quantità di argento, cartaceo pagavi 100, ma fisico pagavi un 40% in più, pagavi 140. E se le persone erano disposte a pagare 140 anziché 100, vuol dire che c'era una corsa verso il fisico, e quella corsa verso il fisico significa scarsità. Infatti, la maggior parte di grossi banchi metalli, proprio in quel periodo, proprio quando c'è stato casualmente il crollo, e tra l'altro ne ho parlato in questo video qua, vattelo a vedere perché è fondamentale per capire come queste grandissime teste di Wall Street, agiscono e manipolano i mercati. Vatti a vedere quel video perché è veramente fondamentale. Bene, in questo contesto, la maggior parte dei banchi di metalli erano semplicemente senza argento. Non si poteva comprare argento, non ce n'era abbastanza. Il prezzo è crollato, ma come cavolo è possibile che il prezzo è crollato se non c'era abbastanza argento? È possibile, ancora una volta ne ho parlato in quel video, ed è possibile proprio grazie a questo giochino qua, a questa macchina sofisticata della creazione di carta contro fisico. Il secondo segnale da guardare qual è? È il comportamento delle banche centrali. Che cosa fanno le banche centrali? Se sai che la carta è gonfiata, vendi la carta e prendi il fisico. Facile. Se tu sapessi, e oggi lo sai, che i certificati, che il metallo cartaceo è in realtà truccato, cosa faresti? Ti terresti quella montagna di carta o cercheresti il fisico? Probabilmente la risposta più logica, se sei sano di mente, è vendo la carta, prendo il fisico. Esatto, e indovina chi lo sta facendo adesso in modo massiccio? Bingo, le banche centrali di tutto il mondo. Solo nel primo trimestre del 2026 le banche centrali hanno comprato un netto di 244 tonnellate di oro fisico. E questo non è un evento isolato, perché in effetti hanno superato le 200 tonnellate d'acquisto in 10 degli ultimi 11 mesi. Quindi, in parole povere, stanno a comprare il fisico e lo comprano a manetta. Pensa che la Cina da sola, e adesso torniamo proprio al discorso della Cina, ha comprato ben 163 tonnellate solo mese di maggio. E questo è stato il dato più alto mai registrato dal 2024. Qual è la parte più inquietante della storia? Che la maggior parte di questi acquisti probabilmente non è neanche stata dichiarata. Infatti, come sostiene il World Gold Council, probabilmente i numeri sono molto più elevati. Si stima che i numeri reali di acquisto di metallo fisico siano in realtà 10 volte superiori a quelli che effettivamente vengono dichiarati.
E questo vale soprattutto per la Cina, che in silenzio compra e di qua noi occidentali non dice nulla. Quindi le stesse istituzioni che stampano carta e ce la danno dicendo fidati, questo è il denaro, sono le stesse istituzioni che oggi buttano via quella carta e accumulano oro, accumulano argento. E ovviamente lo fanno in silenzio. E questa cosa è iniziata molto, molto tempo fa. E soprattutto questa manovra di cui ti sto parlando in questo video, fatto un po' il cappello introduttivo, arriviamo alla ciccia, arriviamo al cuore, cioè la Cina perché ha deciso di sospendere il cartaceo. Beh, questa roba qui è già stata in realtà discussa nel 2014. Nel 2014 infatti il presidente dello Shanghai Gold Exchange, la borsa dell'oro cinese per intenderci, l'equivalente del COMEX ma cinese, ha tenuto un discorso davanti all'LBMA, quindi l'equivalente del COMEX londinese, cioè il mercato più importante in assoluto per il commercio di metalli. E cosa ha fatto? Beh, si è alzato in piedi, ha guardato dritto in faccia l'establishment e ha detto testualmente, ti leggo, Shanghai Gold cambierà la situazione attuale, consumo in Oriente, prezzo fissato in Occidente. Quando la Cina avrà il diritto di parlare nel mercato internazionale dell'oro, allora il vero prezzo sarà rivelato. E questo succede 12 anni fa. Lo hanno detto così, in faccia, pubblicamente. E oggi, nel 2026, quel piano sta entrando in azione. Cosa gli sta dicendo di fatto la Cina? Gli sta dicendo, beh ragazzi occidentali, voi che fissate il prezzo, continuate a fissarlo. Noi in Oriente lasciamo che la domanda faccia il suo e vada a rivelare il vero prezzo, non quello della carta, quello del fisico, quello del reale, del tangibile. E quindi che cosa sta costruendo veramente la Cina? La Cina sta costruendo questo. Abbiamo Shanghai che va a puntare al prezzo reale, abbiamo detto. Parallelamente abbiamo Hong Kong che sta portando questo prezzo nel mondo. Tutto qui. La Cina sta costruendo un proprio settlement, un proprio processo sul mercato dell'oro. Un proprio casino, un proprio mercato dove la banca non può barare. Dove il prezzo è dato dal fisico, è dato dal tangibile, dal reale, non da carta buttata lì, ammassata sopra un qualcosa che dovrebbe esserci e che nella maggior parte dei casi non c'è. Quindi Shanghai diventa il cuore pulsante di tutta questa operazione. Qui è dove si muove veramente il metallo fisico, quindi i nostri lingotti fisici. Non c'è carta, non ci sono promesse, solo fisico, solo mercato reale. Quindi il prezzo riflette che cosa? Riflette la reale domanda di bene e ovviamente la reale offerta, non una montagna di carta e contratti lì buttati per speculare. Poi abbiamo la nostra porta d'ingresso sul mondo che diventa Hong Kong, perché Hong Kong è, rispetto al resto della Cina che è chiuso ai mercati finanziari, Hong Kong è aperto, è proprio la porta verso l'Occidente, verso il mondo. Quindi mentre la Cina di base ha dei controlli sul capitale che rendono difficile operare gli altri paesi, appunto in Cina, investire, Hong Kong permette di farlo, permette di bypassare questo problema. Quindi Shanghai fissa il prezzo reale. Hong Kong permette al resto del mondo di tradare proprio a quel prezzo reale, quindi di scambiare proprio a quel prezzo reale. Risultato, un sistema finanziario parallelo che segue il valore appunto del reale, non della carta, come succede qua in Occidente. E come sappiamo che stanno facendo sul serio? Come sappiamo che questa non è una sparata lì, no? Una sparata alla Trump che la butta lì giusto perché tanto si stanno facendo guerra tra Cina e USA a chi ce l'ha più grosso? Come sappiamo che questa non è una di quelle sparate? Beh, perché i numeri parlano chiaro. Infatti Hong Kong sta espandendo la capacità dei propri vault, quindi dei propri cavò fisici, da 200 tonnellate adesso a oltre 2000 tonnellate. Quindi c'è un per 10. E non è che la Cina si mette così a costruire dei cavò 10 volte più grossi di quelli che ha, tanto perché così fanno vedere che sono belli e bravi. No, ovviamente è un investimento e se costruiscono roba così, non la costruiscono per tenere fogli di carta, contratti, ma li costruiscono per tenere fisico, oro vero. Risposta americana, qua arriviamo ad un punto cruciale, importantissimo. Perché l'America oggi è letteralmente seduta su 1 trillion di oro di riserve, chiamiamole nascoste perché non sono ufficiali, ma tutti sanno che ci sono, quindi non sono proprio nascoste. Di cosa sto parlando? Beh, gli Stati Uniti oggi hanno 8.000 tonnellate di oro fisico, almeno. In teoria dovrebbero avere 8.000 tonnellate di oro fisico. A bilancio c'è scritto così. E questa dovrebbe essere la riserva aurea più grande al mondo tra quelle dichiarate. C'è un problema però, quell'oro lì è ancora fissato al prezzo di legge del 1973, quando ci fu la confisca dell'oro, quando ci fu il Nixon Shock nel 71, il dollaro fu sganciato dall'oro e tutta quella bella storiella lì, bene, il prezzo è rimasto fissato a quel valore là, e quel valore là era di $42 l'oncia. Quindi ci sono 8.000 tonnellate che valgono $42 l'oncia, che significa 11 miliardi di dollari. Il prezzo reale di questa roba qui, visto che ora l'oro vale
4.000, 4.200 dollari l'oncia, facciamo un bel percento, significa $1 trillion. 1.000 miliardi. Quindi gli Stati Uniti hanno ufficialmente il loro oro valutato a 11 miliardi, ma nella realtà quell'oro, se c'è, dovrebbe valere 1.000 miliardi o 1.100, comunque intorno ai 1.000 miliardi. E quindi che cavolo ce ne frega a noi? Ce ne frega perché l'America potrebbe con un tratto di penna rivalutare ufficialmente quell'oro, aggiungono 2 zeri, non stampano nuova carta e semplicemente aumentano in un secondo di $1 trillion il proprio bilancio. E non solo, c'è anche un'altra cosa interessante e ha un nome, Judy Shelton. Judy Shelton è un economista statunitense. Che cosa stanno cercando di fare? Beh, ha proposto di creare un'obbligazione del tesoro americano a 50 anni, rimborsabile sì in dollari, ma anche in oro. E non parlo di oro cartaceo, parlo di oro fisico. In altre parole, un treasury garantito parzialmente da oro. È lo stesso gioco che sta facendo la Cina di là con lo yuan. E quindi la maggior parte di persone stanno guardando agli USA chiedendosi quando ci sarà questa rivalutazione. Perché non è più una questione di se ci sarà, ma è una questione di quando. E se effettivamente questa proposta di creare delle obbligazioni a lungo termine redimibili in oro venisse approvata, beh, allora è probabile che questa rivalutazione effettivamente ci sia. Poi magari non ci sarà niente, per carità, nessuno ha la sfera di cristallo. Però, visto come si sta muovendo la Cina, visto come si sta muovendo il mercato in generale, visto la bella portata in faccia che ci hanno dato l'oro e l'argento, dimostrandoci che cosa succede quando il reale inizia a farsi sentire, quando inizia a pressare, a spingere e dire «Oh, cartaceo, io non ti temo, tu mi tieni basso, ma a me non frega niente, perché io valgo», ecco, allora qualcosa un po' si inceppa nel sistema. E a proposito di oro fisico, dove diamine comprarlo? Personalmente sto utilizzando Solidus. Solidus è un'azienda nata con Carrara SPA, uno dei nomi più famosi nel commercio di metalli in Italia e sul mercato da oltre 50 anni, una realtà che ci permette in modo veramente semplicissimo di acquistare oro fisico direttamente dal nostro smartphone. E non solo, possiamo ovviamente comprare oro fisico, vendere oro fisico o utilizzarlo se vogliamo per pagare con una comodissima carta. In pratica è un conto a tutti gli effetti con il proprio IBAN che ci permette di fare quello che fanno i normali conti, quindi utilizzare la nostra carta per le spese, ma anche comprare oro fisico che posso detenere nei loro cavò oppure posso farmi spedire a casa o ovunque io voglia. Azienda serissima, comodissima, che utilizzo ormai da un anno e con cui mi sto trovando veramente benissimo per acquistare oro, soprattutto perché è estremamente economica rispetto ai competitor ed è anche estremamente comoda. Infatti con il link che ti lascio qua sotto in descrizione puoi comprare e vendere oro fisico con una commissione fissa di 2,99 € al grammo, quindi perfetto anche per chi vuole crearsi dei pack di accumulo e non comprare oro tutto in una volta. Inoltre spese di custodia gratuite fino a 500 grammi, mezzo chilo di oro detenuto presso il loro cavò. Se voglio farmi uno spedire me lo faccio spedire, ma io posso tenermi in piattaforma, detenuto ovviamente a nome mio, quindi in caso di fallimenti quell'oro andrebbe nelle mie tasche, super sicuri da questo punto di vista, beh, posso farmelo detenere da loro fino a mezzo chilo totalmente gratuito. E questo è un regalo che fanno alla nostra community per sempre. Commissione d'acquisto 2,99 € per ogni grammo che acquistiamo, deposito gratuito assicurato fino a mezzo chilo di oro. Qua sotto il link, dagli un'occhiata e fammi sapere che cosa ne pensi. Allora qualcosa un po' si inceppa nel sistema e per forza di cose, bisogna intervenire. E arriviamo quindi al punto pratico, perché tutto questo non è solo una sfida di potere tra USA e Cina, ma come al solito in mezzo tra questa sfida ci siamo noi, piccoli omuncoli lì che ci becchiamo tutti i contro, mentre loro si pigliano i pro, in genere noi ci becchiamo tutti i contro delle loro decisioni. Con la consapevolezza però riusciamo a tagliarci via la nostra fetta. Quindi abbiamo una grande guerra per l'oro in atto, una delle tante guerre in atto in realtà. Abbiamo sostanzialmente 2 scenari. Il primo, la Cina riesce nel suo intento, riesce nel suo piano. Quindi lo Shanghai Gold Exchange diventa il centro globale per fissare il prezzo dell'oro fisico, mentre il mercato occidentale cartaceo continua a fare le sue manipolazioni andandosi a sgonfiare nel tempo, perché la gente sarà ovviamente attratta verso il fisico. In questo contesto il prezzo dell'oro che cosa potrebbe fare? Potrebbe semplicemente salire. Non c'è una formula esatta, ma se la logica fino ad oggi è stata questa, quindi il prezzo dell'oro tenuto artificialmente basso, schiacciato da tutta questa massa di carta che c'è stata costruita sopra, man mano che questa carta si sposta, ecco che l'oro inizia a salire, il vero metallo, il vero valore, il prezzo del reale. Chi ovviamente beneficia da tutto questo? Chi detiene oro fisico, le aziende minerarie, quindi chi estrae oro fisico e tecnicamente la Cina direttamente nelle relazioni internazionali. Chi soffre? Un sistema basato sul dollaro come riserva mondiale, il dollaro in sé, tutto il sistema del cartaceo. Scenario 2. Gli USA rispondono alla manovra della Cina rivalutando il proprio oro e lanciando un treasury in oro. Questa mossa nel breve termine va a rafforzare il dollaro perché va a ripristinare fiducia, va tecnicamente in un certo senso a ripristinare quel collegamento
dollaro-oro che era stato temporaneamente sospeso negli anni 70, lo va tecnicamente a ricostruire attraverso un bond, ok, e attraverso una rivalutazione. Però questo implica, d'altra parte, ammettere che il dollaro aveva bisogno un po' di una strigliata, no? Bisognava riattaccarlo a qualcosa in qualche modo. Quindi questa manovra sarebbe comunque un'arma a doppio taglio. Potrebbe avere sicuramente un effetto positivo nel breve termine, nel lungo termine potrebbe impattare, o nel medio termine potrebbe impattare non proprio così positivamente, ma lì poi dipende come la comunità, come le persone prendano una notizia di questo tipo. Per riassumere, la realtà è che stiamo entrando, secondo me, in una fase in cui il sistema cerca riserve reali e le cerca molto più rispetto che il passato. Oro fisico, argento fisico, risorse in generale fisiche, potenzialmente, questi potrebbero essere i vincitori in questo scenario. Valute, dollaro e tutta questa roba qui, sarebbero quelli che sentono più pressione nel lungo termine, in uno scenario appunto di accumulo di risorse, un ritorno al reale piuttosto che alla semplice carta. Nel 2014 il presidente dello Shanghai Gold Exchange ha detto chiaramente la verità davanti a tutto il mondo. Quella notizia è passata totalmente inosservata. L'ho ripescata e te l'ho proposta qui, perché 12 anni dopo quello che è stato detto, è quello che stanno facendo. La Cina sta costruendo esattamente ciò che ha detto 12 anni fa. Il 24 luglio lo spegnimento dell'oro cartaceo cinese ne è la prova. I cavo a Hong Kong crescono di 10 volte, quindi si stima che ci sia un grande afflusso di oro, ci sia tanta roba fisica che arriva. Le banche centrali continuano a comprare nel silenzio, lontano dai riflettori. L'America potrebbe ripristinare in un certo senso quel collegamento che aveva staccato nel 71 tra dollaro e oro, ripristinarlo tramite un bond, andando quindi di fatto a cambiare il codice sorgente del denaro. E questa, come visto, non è teoria, è pratica. E chi capisce questo prima che accada, chi inizia a informarsi, non guardare i prezzi, ma guardare quella che potrebbe essere la direzione, andando a carpire, a collezionare i dati, ed è proprio questo il mio scopo, il mio obiettivo, quindi seguimi se ancora non l'hai fatto perché ti porto ovviamente tutto quello che scopro, probabilmente non si sorprenderà quando ciò succederà e avrà già costruito il suo patrimonio, il suo portafoglio per resistere e prosperare in uno scenario di questo tipo. La Cina riuscirà nel suo piano? Gli Stati Uniti riusciranno nel loro piano? Insomma, chi vincerà questa guerra dell'oro? Scrivimi qua sotto nei commenti la tua opinione. Questo è quanto. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto cliccando questa robina qua che compare la mia faccia. Cliccala e iscriviti. Di qua ti comparirà la mia newsletter, è gratuita e pubblico un sacco di articoli, approfondimenti pieni di dettagli dati affinché tu possa affrontare ciò che sta succedendo, e ti lascio poi qua questi due video. Il primo in cui ti mostro il piano degli Stati Uniti per ficcare il suo debito letteralmente in tasca ad ognuno di noi, e il secondo, quello che ti ho citato sul perché c'è stato questo crollo nei mercati. Guardali perché sono assolutamente fondamentali per comprendere come si muovono questi signoroni in giacca e cravatta e soprattutto che cosa sta per succedere. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.